Anna Maria Paganoni e lavoro al Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano e in particolare mi occupo di statistica, quindi una particolare branca della matematica che va sotto il nome di matematica applicata e tratta tutti i fenomeni casuali della realtà. E quindi noi cerchiamo di capire dai dati i fenomeni del reale per poter imparare qualcosa di più sul mondo. Il mio è un percorso un po' strano perché in realtà io mi sono laureata in fisica teorica, poi ho fatto un dottorato in matematica e poi ho iniziato ad appassionarmi alla statistica e alla matematica applicata. Sicuramente la cosa che mi ha più attratto è rispetto al mondo della fisica teorica, della matematica teorica, l'avere un qualcosa su cui lavorare che potesse avere un qualche impatto anche sulla società, anche sulle decisioni, anche sul mondo, il mondo delle persone a cui potevo magari raccontare i risultati delle nostre ricerche. Dati alla mano, ad esempio, i laureati in ingegneria matematica, che nel mondo europeo si potrebbero chiamare laureati in matematica applicata, trovano lavoro prima della laurea. Io ho difficoltà a trattenerli perché la percentuale delle persone che trovano impiego nel mondo del lavoro è altissima, ma perché questo tipo di matematica, la matematica che facciamo anche al Politecnico, è più legata alle esigenze della società. Le dico solo che per i ragazzi magari è interessante sapere che qualche anno fa l'amministratore delegato di Google aveva definito la statistica come il mestiere più sexy dei prossimi 20 anni. Ma perché il data analyst, cioè la persona, quindi quelli che formiamo noi di statistica, sono persone che possono avere a che fare con dei problemi reali e quindi essere molto più legati alla società. Per esempio noi con alcune persone del mio gruppo lavoriamo con i dati dell'education, quindi dei risultati dei ragazzi nelle scuole superiori, nelle elementari, per creare dei percorsi e per migliorare il processo decisionale. No, assolutamente, assolutamente, anzi il Politecnico in questo momento in particolare è molto attento al problema del genere. Vi dico solo che attualmente per tutte le persone che vanno in maternità è stata stanziata una borsa di 15.000 euro per poter continuare a formare delle persone nella ricerca anche durante il periodo di maternità. Quindi l'attenzione alle quote rosa, mettiamo così, alle donne è altissima anche nell'ambito della formazione. I ragazzi non devono preoccuparsi della difficoltà, perché la cosa di cui devono preoccuparsi è di essere incuriositi, perché se uno è curioso e appassionato a una cosa, anche se è difficile, farà di tutto per riuscire a farlo. Ad esempio, se io sono appassionato di montagna, anche se trovo difficile magari provare a fare una ferrata, metterò tutto il mio cuore per riuscire a farlo. Quindi per le scelte da grandi io ai ragazzi suggerisco di fare qualcosa che li incuriosisca, perché la curiosità è il motore della ricerca, è il motore della conoscenza, secondo me. Assolutamente, la consiglierei perché c'è tutto un mondo da scoprire, da investigare e in cui mettere a frutto la propria fantasia. Non c'è niente di più lontano dalla idea, secondo me sbagliata, che la matematica non abbia una forma di estetismo come ce l'hanno le arti tradizionali. C'è bellezza nella matematica. Se uno fa uno studio che è giusto è anche bello, è bello da raccontare. Quindi secondo me la fantasia, l'amore per la bellezza deve essere quello che guida i ragazzi anche nel scegliere un percorso che può sembrare lontano ma non lo è. È un preconcetto dovuto al fatto che purtroppo in Italia, secondo me, siamo ancora molto legati al dicotomismo mondo classico, scienze umanistiche e scienze matematiche. In realtà nella matematica è vero, c'è un linguaggio, è il linguaggio dei numeri, come la statistica è un linguaggio dei numeri, ma anche la musica è un linguaggio. Bisogna imparare a conoscerlo, ma una volta conosciute le regole di base
della matematica, poi è un linguaggio in cui uno esprime tutta la propria fantasia, la propria creatività, per cui non bisogna farsi né spaventare né allontanare.